Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 4 febbraio e celebriamo nel calendario liturgico tradizionale la festa di Sant'Andrea Corsini, un santo vescovo toscano, vescovo e confessore, la cui vita è abbastanza significativa perché fu un uomo di pace, mise pace in molti posti, fu legato pontificio per risolvere situazioni nell'epoca in cui lui è vissuto molto problematiche. Ecco, con il Vangelo e con la preghiera quest'uomo è sempre così. Gli uomini che incidono di più nella vita della Chiesa sono in definitiva infine quelli che credono nella potenza della preghiera e nella potenza del Vangelo. Ecco, Sant'Andrea Corsini è stato un uomo di Dio che ha creduto nella potenza della preghiera e nell'efficacia del Vangelo, uomo veramente evangelico. Da giovane si era un po' perduto dietro ai richiami del mondo e per questo stava rischiando appunto di vivere un'esistenza nel peccato mortale, ma poi gli fu rivelato dai genitori che era stato consacrato fin dal grembo materno alla Madonna. Miei cari, questa è una cosa che ho sempre raccomandata e che continuo a raccomandare agli sposi del piccolo resto. Intanto mettete al mondo più figli e non preoccupatevi dell'aspetto economico, perché Dio vede e provvede, e poi soprattutto consacrateli fin dal grembo materno alla Madonna, perché si realizzi in loro il disegno di Dio. Ecco, Andrea Corsini, il santo di oggi, fu consacrato fin da piccolo alla Madonna. Che bella questa cosa. Beati quei figli che hanno genitori santi, che per 3/4 il biglietto per il cielo è staccato. Ecco, beati quei genitori che credono in Dio e mettono al mondo figli nella luce di Dio, con la fede. Ecco, e allora quando lui scopre questa cosa, diventa la Madonna, si serve di questa cosa che Sant'Andrea Corsini scopre, cioè di essere stato consacrato fin dal grembo materno alla Madonna, e diventa per lui una sorta di shock emotivo, esistenziale, per cui, per farla breve, a un certo punto abbandona il mondo e si fa frate carmelitano. Ecco, quindi è un santo carmelitano Sant'Andrea Corsini. Il Carmelo, diceva Thomas More, il monaco cistercense credo che fosse Thomas More, diceva: nella Chiesa siamo un po' tutti carmelitani, e tutto sommato è anche vero, però potremmo anche dire che siamo anche tutti un po' francescani, domenicani e gesuiti pure, vabbè, lasciamo perdere. E allora, quindi Sant'Andrea Corsini si converte, cambia vita, che significa abbandona il mondo. Abbandona i piaceri del mondo, abbandona i richiami della terra, un'esistenza che gli si presentava, perché era un ragazzo anche molto intelligente, sempre la storia di Sant'Agostino, dei grandi convertiti, intelligente, abile, ricco di grandi carismi. Abbandona il mondo e si dà a Dio. La Madonna aveva messo in atto quello che non è un vuoto a perdere, ma un vuoto a rendere, molte volte, per quelle mamme che piangono la sorte dei propri figli. Qualche tempo fa mi sono trovato a parlare con una persona che mi diceva, angosciata, che il figlio aveva cambiato l'identità di genere, peraltro non diventando femmina, ma qualcosa di non so bene come. Ad ogni modo io dissi: non temere, continua a pregare, perché Dio sa sempre trovare un modo per salvare le anime quando c'è la preghiera di una mamma, di un papà. Ecco, quindi è molto bella questa storia di Sant'Andrea Corsini. E nella festa di Sant'Andrea Corsini, oggi 4 febbraio, tutti insieme, il piccolo resto dà i più sinceri e profondi grati auguri di buon compleanno al carissimo Fra Celestino della Croce, che oggi compie 64 anni. Auguri, padre, di tutto cuore, e a de multos annos. Ecco, vedete che quello è il post prodotto stamane da Radio Domina Nostra per fare gli auguri a Fra Celestino, prodotto da Radio Domina Nostra quando era mattina in Italia, perché vi ricordo, qualora sfuggisse a qualcuno, che durante questo mio percorso in America del Sud ci sono 4 ore di fuso orario indietro, quindi noi qui sono le 9:23, 24, ma in Italia sono le 13:24,
quindi fin tanto che sarò qui abbiate pazienza. So che però mi è stato detto più o meno che i numeri più o meno reggono, anche perché poi non ci sono le catechesi serali che naturalmente è del tutto ovvio riprenderanno appena Dio piacendo rientrerò in Italia. Tenete presente che laddove, come sempre più probabilmente prevedo, continuerò a svolgere questa mia missione anche in altre nazioni del continente americano, tenete presente che cambiano i fusi orari. Per esempio, nel Centro America ci sono altre 2 ore di differenza. Per esempio, in questo momento qui sono le 9:24, ma per esempio in Colombia sono le 7:24 del mattino. Ecco, questo per dirvi che bisogna tenere conto anche dei fusi orari, che noi stiamo gestendo abbastanza bene, perché quando una persona è motivata da ragioni profonde, in questo caso parliamo evidentemente del piccolo resto cattolico per tenerlo unito in tutto il mondo, perché noi crediamo a questo progetto, il tema di oggi peraltro lo riprende, allora non c'è fuso orario che tenga. Sì, magari il corpo lo risente un pochino secondo i bioritmi di ognuno. Voi sapete che i bioritmi non sono uguali per tutti. I bioritmi non sono uguali per tutti. A proposito di Fra Celestino, che compie 64 anni, è un physique du rôle, è un corpo voitiliano il suo, cioè è una persona robusta nello spirito, e questo oggi rendiamo questo tributo fin qui per la sua leggerezza evangelica, cioè non pesa una piuma quest'uomo qui, come riesca a farlo solo Dio lo sa, si accontenta sempre di tutto, a volte anche mettendoci in difficoltà, perché dovete sapere, sono cose che è bene sapere, che Fra Celestino praticamente digiuna tutto l'anno pressappoco, gli va bene soltanto un po' in estate e poi fa continue quaresime, però le fa fare anche a noi poi, perché fa continue quaresime. È bello raccontarvi questo è già il diario di bordo prima di andare alla puntata di oggi, perché lui vive in maniera radicale la regola francescana. E quindi vivendo la regola francescana come frate rinnovato, questo qui non finisce di fare una quaresima che pigliamo tutti un po' di fiato e ne ripiglia e ne attacca un'altra. Io non so, San Francesco non poteva pensarci un po' meglio in vista di Dominutella e del suo seguito missionario? Perché vi è che va così, figlioli cari, va così questo dice il rigore francescano di Fra Celestino, per cui attaccarlo, attaccate me che fate, mi riferisco ai nemici, attaccate me, lasciatelo stare Fra Celestino perché accumulate tizzoni di fuoco per l'inferno. Fra Celestino praticamente funziona così, sta a piedi nudi e così passa dalla neve e dal gelo al calore che questo periodo, questo mese stiamo vivendo qui più o meno, in alcuni posti di più, in alcuni posti di meno, perché di meno, per esempio, perché se si va verso nord dell'America del Sud, diciamo, salendo, scusate il gioco di parole, ci si avvicina ai tropici, al clima, qui dove sono adesso io a Florianopolis è clima già subtropicale, ed è un'altra cosa, però a Montevideo, a Buenos Aires e anche a Santiago del Cile è tutto un altro clima già. Incredibile a dirsi, ma è così, anche la vegetazione già è cambiata. Cioè uno dice perché esiste il Brasile e l'Argentina, poi capisci perché i confini naturali molte volte Dio li ha adoperati per le identità nazionali. Questa è una cosa che a me è sempre piaciuta, le identità nazionali, la bandiera, l'inno, la lingua, la cultura, la tradizione, eccetera. È Dio che ha stabilito così dentro le trame umane. Ma il clima che c'è già qui in Brasile è già diverso dal clima che abbiamo lasciato nelle nazioni dell'America del Sud più profonde, quindi Cile, Argentina e Uruguay è un clima, quello lì, temperato, con le forti correnti oceaniche che si fanno sentire, e chi c'è stato lo sa, sia a Santiago del Cile come a Buenos Aires e anche a Montevideo in Uruguay, l'atmosfera è quasi europea, direi, dal punto di vista anche della vegetazione, degli alberi, insomma, perché è un clima temperato. Ecco, invece appena ci siamo inoltrati già ieri, lasciando Porto Alegre, che è la città più a sud, che ancora è un po' in quel modo lì, piano piano abbiamo fatto tante ore veramente ieri in macchina. Io non ho prodotto peraltro neanche un solo post, proprio per via del fatto che ho dovuto guidare. L'autostrada per me è stata un travaglio immenso, e credo che continuerà a essere oggi, perché è trafficatissima, perché stiamo attraversando la zona litoranea del Brasile,
E qui appunto il clima è già diverso, è un clima subtropicale, c'è dell'ottima frutta, abbiamo visto tanti bananeti e tante piantagioni di caffè, io le ho viste, diverse, non tantissime, perché poi più si sale più le incontri, perché le piantagioni di caffè come i banani hanno bisogno, i platani hanno bisogno di crescere in un ambiente umido e piovoso, frequentemente piovoso come quello che noi stiamo incontrando. Ieri infatti eravamo arrivati, vi racconto questo dettaglio, a Florianopolis, una città molto bella, finora la più bella che io abbia vista, davvero mi piace tanto questa città perché è una città marittima, balneare, con circa 50 spiagge, una città vivace, e la città, secondo le statistiche ultime, con la migliore qualità di vita in Brasile, quindi un motivo ci sarà. È una città, come dicevo, vivace, con circa 600.000 abitanti. Ecco, stamattina passeggiando qui ho visto veramente tratti incredibili, somatici da tutto il pianeta, dalla ragazza perché facevano footing, sport di colore, al signore biondo, alto, con gli occhi azzurri. È incredibile anche da questo punto di vista il Brasile. Ecco, tornando a Fra Celestino, quindi vi dicevo, lui fa la Quaresima, non solo sta a piedi nudi, ma fa la Quaresima significa questo, che salta la colazione e salta la cena più o meno. Però vi è che noi il pranzo non glielo possiamo garantire come vorremmo. Io per primo, che ho questo istinto materno, mi perdonino i confratelli, mi perdonino le consorelle, figli, fratelli, sorelle, cugini, parenti, amici, perdonatemi tutti, ma me l'ha dato Dio, un istinto materno. Quindi siccome io penso che la sera mangia appena qualcosina, ma proprio per farci forse contenti, poi dopo la mattina salta la colazione con l'ottima frutta che abbiamo e lui non la sta mangiando, se non la domenica perché poi non fa la Quaresima, allora preoccupazione che a pranzo mangi un po' di più. Niente, non va così, perché se, come è capitato ieri, ci fermiamo in una stazione di servizio in mezzo alla giungla, voglio dire, potete capire che non arrivano i maccheroni, non lo so io, al ragù, e neanche che ne so, ecco, per dire, e quindi ci si preoccupa di farlo mangiare, ma non si capisce mai molto bene se è contento che glieli diamo, non è contento, e insomma, è per dirvi che è un uomo di Dio con un fisico asciutto, robusto, con un approccio evangelico realmente degno di nota, per la sua leggerezza, non pesa nulla, e per la sua disponibilità a credere in questo cammino che stiamo portando avanti. Ecco, ieri mi ha divertito una sua dichiarazione a proposito della riflessione che ho fatto sulla fraternità di San Pio X, su cui torno oggi, che appunto ha deciso, adesso sappiamo il numero dei vescovi che saranno consacrati, addirittura 5, non 2, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbero addirittura 5. Ecco, e allora ieri io ero un po', come dire, così in ambascia, e lui ha detto vabbè, dice, il Signore provvederà, prima o poi cresceremo. Poi si è fermato un momento e ha detto, ma quando? Ecco, questo per dire che anche lui qualche volta attraversa i suoi travagli. Bene, dopo quest'ampia pagina di canonizzazione, la bolla di canonizzazione di Fra Celestino, che qualche limite c'è, qualche volta farò io una puntata sui limiti di Fra Celestino, no scherzo, io non gliene vedo. Qualcuno dei miei mi dice, no padre, ce li ha pure, ma dice, lei non li vede? No, io non li vedo, sarà che sono prevenuto, ma non li vedo. Vorrei poter essere come lui, ma mi accontento del mio carattere, non potrebbe mai far lui Don Minutella, né io potrei mai fare Fra Celestino solo per stare a piedi nudi, sarebbe per me un trauma incalcolabile stare a piedi nudi. Bene, miei cari, stavo raccontando allora, per concludere questa pagina introduttiva del diario di bordo, che siamo arrivati, dopo diverse ore di viaggio in macchina da Porto Alegre, siamo arrivati qui a Florianopolis, dove stamane mi trovo a fare la rubrica. Il tempo è appunto subtropicale, fa molto caldo, è molto umido, però anche arrivano piogge frequenti, sono costanti le piogge, da qui fino a salire su tutta la costa, che ne so io, a Salvador de Bahia, eccetera, e più si sale peggio è, direi. Cioè in pratica non passa giorni in cui a un certo punto non arrivi l'acquazzone tropicale, come ieri sera. Ieri sera, che avevo pensato di fare una passeggiata a mare, avendo un momento di tempo disponibile, è venuto giù un acquazzone che non vi dico, figlioli cari, un acquazzone proprio tropicale, che è intenso, era arrivata addirittura l'allerta meteo, ci siamo un po' così preoccupati, anche perché mentre facevamo strada a un certo punto la macchina è andata in riserva e non riuscivamo a trovare una pronta
diciamo, un pronto rifornimento, per cui abbiamo rischiato realmente di rimanere in panne in autostrada. Per fortuna poi con il navigatore satellitare ci siamo potuti muovere e abbiamo ragionevolmente trovato un rifornimento dove, e lì è arrivata l'allerta meteo in lingua portoghese. Sapete che in Brasile si parla il portoghese, in questa nazione che è un continente di circa 220 milioni di abitanti. Ecco, bene, questa era un po' la cosa. Allora poi oggi noi ci rimettiamo, dopo Santi e Caffè e la messa, ci rimettiamo in viaggio per raggiungere San Paolo. Non credo che arriveremo a raggiungerla oggi, sono circa, il navigatore dice, 10 ore di macchina, ma l'autostrada costeggia anche il litorale, e qui è estate. E devo dirvi una cosa, qualora aveste l'idea del Brasile o dell'America Latina anni 50, col casco di banane sul capo e il ballo hawaiano o qualcosa del genere, toglietevelo dalla testa, fiori cari. Chi è con me sa se dico il vero, praticamente sono nazioni galoppanti, anche il Brasile. Forse di più il Brasile. Per esempio la rete autostradale che c'è qui ti lascia senza parole. C'è una rete autostradale, le infrastrutture sono perfette e dappertutto costruiscono costruiscono grattacieli immensi, strade a 4 corsie, e poi negozi, e poi sapete, come a New York uno non se l'aspetta. Io un po' lo sapevo perché, come sapete, ve l'ho detto più volte, è la 4ª volta che vengo qui, ma trovi anche autostrade, come vi dicevo, scusate che sistemo qui, ecco, state vedendo una sequenza fotografica di immagini. Questa è una chiara immagine questa è una statua immensa, grande, così non lo cogliete bene, 3 volte una dimensione umana, della Madonna di Aparecida, la patrona del Brasile. Vi dicevo, il Brasile quindi è una nazione che cresce a livello economico, non è più il Brasile dei tempi passati, cioè è una nazione dove tu arrivi, non te l'aspetti, in alcune regioni ovviamente dell'entroterra, nella subarea amazzonica ovviamente cambia tutto, però sulla zona costiera, che va da Porto Alegre a salire a San Paolo, la città di oggi, Florianopolis, Curitiba, che non è sulla costa, è un po' più interna, e poi Salvador de Bahia, eccetera, Belo Horizonte, insomma, trovate un'economia galoppante. Questo era molto molto importante da dire. Non so se queste notizie vi fanno piacere da sapere, però ecco, noi stiamo qui, stiamo diffondendo con la nostra presenza la testimonianza del piccolo resto cattolico italiano che vuole crescere anche all'estero, perché questa è la dimensione della vera Chiesa cattolica, come anche oggi vi dirò, di fronte al casino totale che sta regnando a Roma. E noi siamo qui per volere di Dio. Ecco, è il Signore che mi ha chiesto, attraverso la Santa Vergine Maria, di fare questa esperienza di fede qui, calcolando naturalmente i tempi e le risorse, perché non siamo fanatici, io non sono mai stato uno fanatico, e quindi siamo qui con questo chicco di grano che muore, marcisce sottoterra nell'apparente, a volte, successione di giorni che appunto che sembrano insignificanti. Stiamo lì a camminare, poi ci sono pure terminate, questo è un rammarico che hanno le nostre sorine, devo dirvelo, sono pure terminate le medaglie miracolose, ne avevamo portate tante, ma sono terminate, e quindi c'è un rammarico da parte delle suorine che non possono più dare queste medagliette. Voi non avete idea quante ne siano state date tra Brasile, Argentina, Cile e Uruguay. Peccato che ci siano terminate, perché non prevedevamo, evidentemente, forse non potevamo neanche portarle, di doverne dare veramente così tante. Abbiamo regalato rosari, abbiamo benedetto persone, abbiamo parlato con tanta gente, poi abbiamo fatto questi incontri di preghiera che sono molto molto importanti. Sabato prossimo 7 febbraio, sabato prossimo 7 febbraio ci sarà un incontro di preghiera. Mi è stato chiesto da quel piccolissimo gruppo di fedeli, attraverso una delle nostre sorine, che sono a San Paolo. Siccome noi approderemo a San Paolo, allora volentieri sabato pomeriggio alle ore 17:30 celebreremo la Santa Messa. Sarà reso noto il luogo, probabilmente lo stesso dove l'abbiamo fatto nei primi giorni in cui eravamo qui. C'è la piscina, quindi come facciamo a dire di no? E quindi lo faremo lì, probabilmente. Allora già domani sarà pronto
al massimo, domani è giovedì, sì, al massimo venerdì mattina daremo notizie. Comunque sabato pomeriggio alle 17:30, 7 febbraio, celebreremo con quella gente che poca però c'è, che vuole essere presente a San Paolo alla Santa Messa. Questo perché poi domenica ci sarà una parte di noi che rientra e un'altra parte probabilmente, ma sempre più con sempre più probabilità un altro gruppo di noi rimane per proseguire la missione. Bene miei cari, adesso andiamo alla puntata di oggi che è molto molto importante. Prego la regia di mettere in onda il titolo, che è un po' lunghetto, però fa sintesi di quello di cui volevo parlarvi. Eccolo lì, leggiamolo lentamente insieme e poi andiamo al dunque. Linee guida nel caos romano dopo l'annuncio della fraternità San Pio X. Ecco, rileggo, linee guida del caos romano dopo l'annuncio della fraternità San Pio X. Allora, facciamo un po' il punto della situazione e poi vi dico quali sono le linee guida che secondo me il piccolo resto vive e deve continuare a portare avanti con l'aiuto del Santo Rosario e con questa fede incrollabile in Dio. Benedite Dio quando il Signore permette di chiedervi di aver fede in situazioni umanamente impossibili, perché lì è una cosa impressionante, lo dico io che da quando sono nato che lo vivo ed non è una battuta, perché Dio vuole così per me. La fede si robustisce. Io ho capito, tante volte nella mia vita mi sono morso l'anima chiedendo al Signore perché permetti questo, perché è successo questo. Per esempio ieri con un certo rammarico vi dicevo sì, Lefebvre è stato perseguitato ma non ha mica avuto i travagli le calunnie a mezzo stampa, i procedimenti penali che sto subendo io. Li ha avuti, io sono accusato di cose inverosimili dell'altro mondo, ora da uno o dall'altro, tanto al punto che penso che i magistrati abbiano finalmente capito, presumo che è una vera e propria persecuzione, che non si può pensare ad ogni piè sospinto di indagare Dominutella. E per fortuna che esiste una giustizia vera, figlioli cari. Ma io sempre, ieri dicevo questo, capisco che, e da qui si vede appunto che l'opera è vera, perché se io appartenessi al diavolo, come dicono, il diavolo mi lascerebbe in pace. Io avrei successo, sarei garantito nel mondo, avrei potere. E invece io sono perseguitato, preso di mira, trattato come un arlecchino, io che invece grido che Roma è arlecchina, e ci sono le prove per dirlo, ecco. Allora tante volte io nella mia vita mi sono un po' così messo di fronte a me stesso a mordermi l'anima, ma perché Signore così? Ho capito ora finalmente una cosa importante, Dio mi ama, e siccome da me esige una fede incrollabile, per questo permette le prove. Ci sono anime attorno a me che mi stupiscono e mi rattristano e mi rammaricano, una dietro l'altra, che crollano come i birilli, state tutti molto attenti, promettono mari e monti, si vogliono far santi o sante, e poi quando il Signore le saggia e le prova, si mordono l'anima. No, non è così, Dio ci mette alla prova, il piccolo resto ha una grazia immensa. Non abbiamo luoghi di preghiera, ce li hanno tutti tranne noi. Noi non esistiamo per nessuno, quando parlano di noi ne parlano male o per prenderci in giro, per burlarsi di noi, sarebbe tutto un motivo per lamentarci, invece è un motivo di grazia, figlioli cari. È un motivo di grazia perché proprio laddove sembra tutto impossibile, Dio opera perché esige da parte di tutto il piccolo resto una fede granitica. E io so e vedo, verifico e constato che tra di voi ce ne sono tante persone che hanno questa fede. Torniamo a noi. Ieri avevamo commentato la notizia clamorosa dell'annuncio da parte del priore superiore generale della Fraternità San Pio X, quella fondata da Monsignor Marcel Lefebvre e Don Davide Pagliarani, che al termine dell'omelia in occasione delle vestizioni presso il seminario Santo Curato d'Ars a Flavigny-sur-Ozeren in Francia il 2 febbraio ha dichiarato: pensiamo che sia giunto il momento di riflettere sul futuro della Fraternità San Pio X, sul futuro di tutte le anime che non possiamo dimenticare, che non possiamo abbandonare. C'è veramente tanta gente che va alle messe dei lefevriani in tutto il mondo, dall'Australia al Sud America, dall'Africa all'Europa, all'Oceania, sud-est asiatico, insomma dappertutto ci sono i lefevriani, I numeri non sono clamorosi, ma sono numeri emblematici e significativi.
capito? E quindi il priore, il superiore generale, tiene conto di una situazione, che cioè 2 vescovi dei 4 consacrati da Lefebvre sono morti. Tra l'altro uno era anche stato buttato fuori, Monsieur Williamson, che ha provveduto a consacrare Viganò, e ne sono rimasti in vita 2, ma di questi, da quel che mi è parso di capire, uno non solo è molto anziano, ma è gravemente ammalato, quindi ci sarebbe, secondo appunto questa prospettiva, il rischio che morendo anche gli altri 2, la successione apostolica non sia più garantita. Sai, se non hai la successione apostolica non puoi ordinare i sacerdoti, non puoi consacrare il crisma, quello che stiamo vivendo noi. Ecco perché io dico, noi del piccolo resto dobbiamo avere grande fede. E voi ce l'avete, perché se avete indicato in me la guida, pur essendo un semplice prete, è perché anche voi aspettate che il Signore intervenga. E noi dobbiamo aver pazienza, ma torniamo a noi. Allora, di fronte a questo rischio di rimanere senza la successione apostolica, per me con ogni ovvietà, Don Pagliarani, amico di lungo corso di Bergoglio, infatti sotto Bergoglio lui è diventato superiore, guarda caso, e la fraternità di San Pio X sotto Bergoglio inspiegabilmente non ha avuto nessuna persecuzione, ha annunciato appunto di avere scritto a Prevost, a Leone XIV, per spiegargli, dice lui, questa situazione molto particolare in cui si trova la fraternità e per chiedergli di prendere i provvedimenti necessari affinché questo lavoro possa continuare. In una parola significa dacci il permesso per consacrare i vescovi, ma era un escamotage, si è capito ora in che termini, vediamo se riesco a spiegarvelo bene, per ottenere la legittimità, la liceità delle consacrazioni episcopali, perché comunque valide restano le consacrazioni dei vescovi. Adesso non so se ve l'ho detto già poc'anzi, la notizia clamorosa è che sarebbero 5, non 2 come ho detto ieri, ma a quanto pare emergerebbe la possibilità concreta che il 1° luglio di quest'anno 2026 sarebbe quello nel quale appunto saranno consacrati 5 nuovi vescovi lefebvriani dai 2 vescovi lefebvriani ancora in vita, e questi si garantiscono il loro futuro. Vedono come va Roma, ditemi se non è una cosa del tutto ovvia, stanno vedendo come va Roma. Come va a Roma? A Roma va che fra un po' i carri Gay Pride sono a Piazza San Pietro. È notizia di qualche giorno fa, io tutto non posso commentare perché sono dall'altra parte del pianeta, che se ho capito bene la Conferenza Episcopale Italiana starebbe proponendo una sorta di tutor cattolico accanto ai Gay Pride e alle iniziative contro l'omofobia. Questo per dirvi, è ovvio, è del tutto ovvio che questa gente per molti versi seria, che sono i lefebvriani, non ci vogliono stare a questo gioco perfido, perverso e pervertitore che la falsa Chiesa di Roma vive, salvo poi, per proteggere se stessi, non avere avuto il coraggio di puntare il dito, come ha fatto Don Minutella con tutto il piccolo resto, dicendo che Bergoglio non era il Papa e che quella è la falsa Chiesa. Questo purtroppo i lefebvriani non lo hanno saputo dire. Perché? Perché Dio ha voluto che lo dicessimo noi. Dio scrive la storia, non noi. Allora, il Superiore Generale annuncia che saranno consacrati questi nuovi vescovi. Però dice anche, ne parlavamo ieri, che aveva scritto a Prevost per spiegargli, dice il 2 febbraio, padre, come si chiama lui? Non mi viene il nome? Pagliarani, dice per spiegargli al Papa, quello che lui considera Papa, questa situazione molto particolare in cui si trova la fraternità, e per chiedergli di prendere i provvedimenti necessari affinché questo lavoro possa continuare, cioè dacci il permesso di consacrarci i nostri vescovi. E ha aggiunto, ma queste ragioni non hanno trovato per ora una porta aperta presso la Santa Sede. Poi ha posto una domanda che evidentemente era già una provocazione. Dobbiamo ancora aspettare prima di pensare alla consacrazione dei vescovi? Ecco, perché pensiamo che il prossimo 1° luglio potrebbe essere una buona data, una data ideale ovviamente per le ordinazioni episcopali. Ha aggiunto, è la festa del preziosissimo sangue di nostro Signore. Un comunicato poi della Casa Generalizia di Metzingen confermava ufficialmente la decisione, e cioè che il 1° luglio saranno consacrati i nuovi vescovi lefebvriani. Dovrebbero essere 5, da qualche parte si dice che dovrebbero essere 5, consacrati per le mani dei 2 vescovi lefebvriani ancora in vita, e cioè Monsignor Bernard Feidlet, che io ho conosciuto di persona, e Monsignor Alfonso de Gagliareta.
L'annuncio di nuove ordinazioni naturalmente ha prodotto, come dicevamo ieri, tutto quello che sappiamo. Allora, a margine di questo, oggi troviamo alcune, tra oggi e ieri, alcuni titoli. Vi ho citato quello di Repubblica ieri, dal titolo "Riecco i lefebvriani sfidano Papa Leone annunciando nuovi vescovi". Vi cito quello di Avvenire di 22 ore fa, interessante perché il quotidiano dei vescovi italiani. Lefebvriani a rischio di una nuova scomunica. Bruni, che è il portavoce della Sala Stampa Vaticana, ha affermato: i contatti continuano, l'obiettivo è evitare fratture. Il direttore della Sala Stampa Vaticana, ve lo raccomando, questo qui è, dopo l'annuncio della Fraternità Sacerdotale San Pio X di voler ordinare nuovi vescovi senza mandato pontificio, ha detto: i contatti tra la Fraternità San Pio X e la Santa Sede continueranno, con l'obiettivo di evitare fratture o soluzioni unilaterali riguardo ai problemi emersi. Lo ha dichiarato, afferma il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire, il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, interpellato dall'agenzia Cat Press, organo di informazione della Conferenza Episcopale Austriaca, in merito al comunicato diffuso lunedì 2 febbraio dalla fraternità fondata nel 1970 dall'arcivescovo francese Marcel Lefebvre. Ecco, in questo 2 febbraio 2026, festa della purificazione della Beata Vergine Maria, padre Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, e questo è di nuovo il racconto di ciò che ha detto. Può bastare così, insomma. Avvenire assume una posizione attendista che è abbastanza emblematica come posizione, perché è quella dei vescovi italiani, la potente conferenza episcopale italiana, che dice che la Santa Sede si starebbe sforzando, di fronte a questo clamoroso annuncio del superiore generale fratello San Pio X, di riallacciare i contatti per vedere se si può evitare lo scisma, perché è del tutto evidente che lo scisma è in atto, un nuovo scisma. Secondo gli ultimi dati, ve lo dicevo ieri, diffusi dalla Fraternità nel mese di novembre, la Fraternità San Pio X e i lefebvriani contano 1482 membri di una cinquantina di nazionalità, con un'età media di 47 anni, insomma è un numero non irrilevante. Tra questi figurano 2 vescovi, che presto saranno 7 a questo punto, 733 sacerdoti, 264 seminaristi con un trend leggermente in negativo e diversi consacrati, 145 fratelli religiosi, 88 oblate e 250 suore. La fraternità è attiva pastoralmente in 77 paesi, gestisce 5 seminari, pensate un po', dispone di 184 case proprie e dirige 94 scuole, di cui 54 in Francia, perché bene mette conto sapere che la Francia è la nazione dove, con l'Italia e anche un po' la Spagna, ma di più Francia e Italia, è un po' nel centro Europa, voglio dire di area tedesca, è diffusa la fraternità di San Pio X. Questa è un po' quello che è la sintesi, anche metteva conto ribadirla, con le novità relative alla reazione inaspettata, a mio avviso, della Santa Sede, cioè disponibilità al dialogo e tentativo di impedire lo scisma. Ma la domanda è: questa Chiesa che potrà porgere casomai la mano ai lefebvriani è la Chiesa di Gesù Cristo? E qui allora le linee guida, come leggete nel titolo, nel caos romano dopo l'annuncio della Fraternità San Pio X. Linee guida mette conto che le linee guida prevedano una presentazione, diciamo così, dello scenario complessivo del cattolicesimo romano. E subito diciamo che non è più unitario, non è più un monolite il cattolicesimo romano. Esistono ormai diverse realtà che si arrogano, compresi noi, la pretesa di dire: siamo noi coloro che conservano la fede cattolica, siamo noi coloro che hanno la tradizione apostolica, voi no. E quindi è un parterre dove ognuno va contro tutti gli altri, salvo vedere che tutti gli altri vanno contro l'uno, che siamo noi, ma questa è un'altra storia. Cominciamo col primo orientamento, quello ufficiale, è quello della Chiesa bergoglian prevostiana. Noi la chiamiamo così per sintesi,
Questa è la Chiesa che passa attraverso i media, che certamente non sono parola di Dio, anzi sono parola di Lucifero per la stragrande maggioranza dei casi, e l'ho vissuto sulla mia pelle, quello che i media con me hanno saputo fare non l'hanno fatto né con Lefebvre né con Padre Pio, quello che sono stati capaci di scrivere, dal sequestro delle suore alle famiglie al tenerle detenute. Ve le siete scordate queste cose ora che tutti si arrogano il diritto? Io faccio come San Paolo, sono apostoli, io più di loro. Io più di loro. Non è stato scritto di Lefebvre che sequestrava le donne, non è stato scritto di Lefebvre che le teneva detenute in casa e le flagellava. Vi ricordate? La Rai, mamma Rai. Che cosa ha scritto di Dominutella? In tempi non sospetti, quando hanno fiutato che gridavo la verità e dovevano farmi fuori facendomi crollare psicologicamente, che le immergevo nella piscina nude per flagellarle. Figlioli cari, se non è questa potenza satanica, ditemi qual è quella vera. Allora, torniamo a noi. La prima direzione è quella della falsa chiesa, numericamente più imponente, ma identitariamente meno rilevante. La falsa chiesa di Bergoglio prima e di Prevost dopo. È la chiesa costituitasi come corpo mistico dell'anticristo, è la chiesa arlecchina, bislacca, ridicola, falsa, bizzarra e stravagante. Queste ultime terminologie sono proprie di Caterina Emmerich, ma il terzo segreto di Fatima, Padre Pio, Monsignor Fultoscin, Don Stefano Gobbi, e per fare solo i nomi più importanti, ne hanno annunciato la comparsa. Si tratta della esistenza di una corporazione che in tutto, e qui è il grosso inganno per cui Dominutella sta pagando col sangue, anche se non si vede, questo è il grosso inganno che non deve essere svelato, e cioè far credere al mondo intero che quella è la Chiesa cattolica, che quella è la Chiesa di Gesù Cristo, quando in realtà è il corpo mistico dell'anticristo. Come vi ho detto, questa è la prima corporazione, la prima realtà che si impone su tutte, perché numericamente è quella che conta. Hanno dalla loro parte il potere mediatico, il potere politico, il potere. Io non so, questa notizia mi ha un po' lasciato senza parole. Stamane ho letto che in una chiesa di Roma, in un affresco riportato in luce, hanno messo il volto della Meloni. È una chiesa a San Lorenzo, credo, in Lucina. È scoppiato un casus belli in Italia, noi siamo qui, non l'abbiamo seguito, ma se ne è fatto un gran parlare. Hanno preso di mira, hanno coperto il volto, hanno preso di mira l'artista, il quale ha detto: ma a me l'ha detto il Vaticano di farlo. Ora, se dica la verità o meno io non lo so, ma se fosse vero immaginate voi che il Vaticano autorizza. Comunque, è per dirvi, questa chiesa di Bergoglio prima e ora di Prevost gode impunemente, nonostante le stravaganti eresie e l'apostasia palese che porta avanti, gode del sostegno del potere politico, del potere mediatico. Però se ha i numeri non ha l'identità, perché non c'è identità in questa chiesa. Questa è la prima, che dice l'Église et moi, ecco. L'Église et moi, questi sono i primi. Poi al secondo posto ci mettiamo a latere, come appendice, però, e al secondo posto però è un appendice di questa, il mondo più stravagante che possa esistere accanto alla falsa chiesa, il mondo unacumista, il mondo unacum. Questo è un neologismo da me coniato per indicare, ora lo usano un po' tutti quelli che mi attaccano, ma comunque che cos'è questa appendice? La metto al secondo posto, ma in realtà appartiene al primo, potremmo dire 1B, capito? È un appendice. È il mondo che sta ostinatamente con questa falsa chiesa eretica, apostata, con ogni evidenza, la chiesa di Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans, e in primis di Abu Dhabi e del Giubileo LGBTQ+, sta ostinatamente con questa chiesa eretica e apostata, se ne lamenta, non smette di studiare gli escamotage umani per fare convinti se stessi che possono andare a messa e che quella è la Chiesa cattolica, che non è stata abbandonata da Dio, che Dio prima o poi interverrà, che il Papa fa schifo, però è il Papa, tanto non parla ex cattedra, e tutte quelle cose lì che ogni volta abbiamo messo in luce. Non c'è bisogno che io vi dica chi sono gli esponenti di questa corrente d'appendice, ma è proprio colpo di appendicite, perché sono persone che ingannano se stesse.
Sono persone che ingannano se stesse perché sono quelle che hanno avuto il coraggio nei mesi scorsi di produrre l'idea che con Papa Leone è cambiata pagina. Hai capito? Mentre quello va piazzando nel silenzio completo di tutti, vescovi in tutto il mondo, filo LGBTQ+, iperbergogliani e così via dicendo, per fare un solo esempio. Ecco, questa è la seconda corporazione, che ripeto è un appendice della prima. Andiamo alla terza, per ragioni diciamo di tempo, è la galassia tradizionalista. Va bene? Tradizionalista. Questa galassia tradizionalista è il punto, quindi 2. Abbiamo punto 1, la falsa chiesa bergoglian-prevostiana, 1b, il mondo unacum, cioè è il mondo che si lamenta, non è contento di quello che accade, però rimane lì a marcire dentro questa falsa chiesa e quindi si arrabbiano con lui. La seconda corporazione è quella della galassia tradizionalista. 2b possiamo adesso denominare le caratteristiche di questo mondo frastagliato. Cominciamo con i lefebvriani, degni di rispetto sotto ogni punto di vista, ma proprio per questo scandalosi, scandalo sotto il sole, perché questi, no, i lefebvriani, che si sono staccati, diciamo così, dal versante conciliare del Concilio Vaticano II, la liturgia, e perciò via via anche con una comprensibile accusa, un j'accuse continuo delle iniziative vaticane, sono stati capaci per 12 anni, va bene, dal 13 marzo 2013 al 21 aprile 2025, di dire ufficialmente che il Papa è Papa Francesco. Non si sono mai fatti venire il dubbio. E laddove qualcuno è stato interpellato sulla posizione di Don Minutella, mi hanno mandato a quel paese come fossi un pagliaccio. Io trovo che questo è scandaloso da parte del mondo lefebvriano. Lo trovo scandaloso. Come non si siano fatti venire il dubbio che uno che firma la dichiarazione di Abu Dhabi, dove Gesù Cristo vale quanto tutte le altre religioni, non possa essere Papa. Lo trovo scandaloso. E questo mondo lefebvriano, che ora sta facendo gran parlare di sé perché, perché ha annunciato la notizia della nuove consacrazioni episcopali, ha dalla propria parte una arma invincibile, starei per dire, che noi invece, che saremo gli ultimi a essere presentati in questa, diciamo, catalogazione della frammentazione del cattolicesimo romano, non abbiamo del piccolo resto, c'è la successione apostolica. E quando ce l'hai è una fiaccola, è una torcia. E vedete che Roma si preoccupa, perché quando c'è anche un solo vescovo può fare delle cose dell'altro mondo, perché io poc'anzi ho scordato di dire che il vescovo può appunto consacrare, ma ho scordato di dire, o forse l'ho detto, non mi ricordo, che può consacrare altri vescovi, anche senza chiedere il permesso a Roma, potrebbero farlo tranquillamente, in una situazione di persecuzione, come di persecuzione, di aperta apostasia, di dichiarata, conclamata, ripetuta, ostinata apostasia a Roma, un vescovo santo, un vescovo uomo di Dio, interpellato da Dio nella coscienza, che diventa anziano, deve consacrare qualcuno per garantire la successione apostolica. Deve infischiarsene che non ci dia il permesso di Roma, tanto a Roma non c'è il Papa. Quindi che permesso bisogna chiedere a Roma? Quindi il cortocircuito, fiori cari, sta in questa richiesta da parte di padre Pagliarani al vescovo di Roma e Prevoste di chiedergli, dammi il permesso di consacrare il vescovo, che è tutta una barzelletta, perché a Roma non c'è il Papa. Ecco, oggi io avevo bisogno di dirvi questo con dolore, perché siamo poi noi quelli che paghiamo di più, trattati come se fossimo una barzelletta. E barzelletta è dall'altra parte, oltre Tevere, quando Pagliarani chiede al Papa di dargli il permesso di consacrare nuovi vescovi. Ma a quale Papa chiedi il permesso quando il Papa non c'è a Roma? L'ultimo Papa regnante è stato Benedetto XVI, che tra l'altro i lefebvriani hanno pure trattato abbastanza male, perché Papa Benedetto, che era un uomo di Dio, oltre che un uomo colto, intelligente, l'Augustinus Redivivus, aveva capito che non potevamo più tenere nello scaffale dei ricordi la messa tradizionale, che stava diventando appannaggio appunto solo dei lefebvriani. Forse loro non gliel'hanno perdonata, così come non hanno perdonato a Dominutella, che grazie a Dominutella se la messa tradizionale è diventata popolare, con i rischi che questo corre, però è diventata di popolo.
perché i lefebvriani, eccetera, hanno avuto, e anche le altre realtà tradizionaliste, hanno avuto una, diciamo, suggestione un po' simile aristocratica, cioè nel senso però non diciamo economico, ma nel senso cristiano del termine, una sorta di aristocrazia della fede che non va bene. Radio Domina Nostra e Dominutella hanno avuto il merito da anni di insegnare ai cattolici che non si trovano più a proprio agio con la messa Novus Ordo, che non merita però nessuna condanna esplicita, a meno che non si tratti del creazionismo selvaggio dei preti, e noi abbiamo avuto il merito di diffondere questa messa dappertutto. Ma torniamo ai lefebvriani, quindi qualcosa di semplicemente scandaloso che per 12 anni, prima con Bergoglio, ora il 13° anno con Prevosto, facciano finta di non accorgersi che Roma non è più Roma. Peccato, perché poi ce l'hanno col concilio, e mi domando come fate a concentrarvi sulla questione del concilio, che in sé, e pur con qualche aggiustamento, è roba buona, come ha detto Papa Benedetto XVI, e poi non vi accorgete di quello che ha fatto Papa Francesco e siete stati zitti, perché i lefebvriani sono stati zitti. È una chiesa parallela, quantomeno, se si sentono ancora con la chiesa di Roma. E poi, dentro questo frastagliato mondo, vedete un po' che casino totale, però lì elegantemente l'ho chiamato caos, vedete che ci sono degli estremismi che si rimane senza parole. Un po' uno decide dove andarsene. Me ne vado con le Lefebvre, me ne vado con il mondo Unacum, con quelli che sto finora presentando, me ne vado con Papa Leone, successore dei Papa Francesco, però ha voltato pagina quando invece non è così. Allora potreste anche andare, ecco il punto 2C, potreste anche andare con niente meno che Monsignor Viganò. Monsignor Viganò si è fatto riconsacrare vescovo da Richard Williamson, il vescovo che aveva negato la Shoah, ma questa è un'altra cosa, consacrato da Lefebvre e buttato fuori dai lefebvriani dopo la morte di Lefebvre. Ecco. Monsignor Carlo Maria Viganò, che è ultra ottantenne, ha creato una direzione che è un po' simile lefebvriana, tant'è che si è congratulato alla notizia della nuova consacrazione di vescovi, e tuttavia lui ha saputo fare qualcosa di peggio, perché almeno Monsignor Fellè, per fare un solo nome, è stato consacrato vescovo direttamente da Lefebvre, ma credo sia un caso anche questo scandaloso. Quindi gli scandali non esistono solo nella chiesa bergoglian-prevostiana, esistono anche da quest'altra parte. Peccato che vogliano inventare gli scandali su Dominutella, che sequestra le donne e le picchia e non le fa vedere alle famiglie, si fa i soldi, c'ha la villa in Colombia, si fa le vacanze. Peccato che si accorgano di scandali inesistenti e non vedano quelli che invece sono reali e che io vi sto sottoponendo. Lo scandalo di Viganò è pari a quello dei lefebvriani, che se ne sono stati più di 12 anni con gente che gli andava a chiedere a qualche prete dei lefebvriani: padre, sentite che roba è, padre, ma lei dice la messa, perché la messa è in latino, quindi non si sa bene il nome che viene pronunciato, uno lo vuole sapere, ha diritto a saperlo, e il prete ha il dovere di dirlo se un fedele gli chiede: padre, ma lei la messa la dice in unione con Papa Francesco? Sapete che cosa hanno risposto i lefebvriani a un paio di nostri fedeli? Hanno detto: sì, sì, certo, la dico con lui. Ma padre, non si accorge, ma non vi accorgete voi lefebvriani di quello che sta facendo Bergoglio? Risposta: ma noi lo consideriamo come un nonno. Quindi è la casa dei nonni ormai divenuta a Roma, perché Bergoglio considerava nonno Benedetto, i lefebvriani consideravano nonno Bergoglio, e insomma, fiori cari, sta andando a finire a barzelletta. Ma torniamo a Viganò, nel panorama così sconcertante che vi sto presentando. Viganò non fa che insistere sul fatto che Bergoglio è un problema, come diciamo noi, però Bergoglio è il prodotto, dice lui, dello sviluppo conciliare e di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, considerati papi della setta conciliarista, papi modernisti. Questo è Viganò. Viganò è scandaloso perché consacrato per la posizione delle mani sante, sante per via del fatto che era papa, ma sante per via del fatto che era un uomo di Dio, di Giovanni Paolo II, niente meno che, fiori cari, ditemi se non è il tempo del grande attacco di Satana alla Chiesa per distruggerla. Non so con quali criteri Monsignor Viganò, che non l'ha mai smentito, non l'ha mai confermato, questo è lo stile di uno che è stato nunzio apostolico per anni dietro le cattedre, dietro le scrivanie, non l'ha mai smentito, non l'ha mai confermato, però anche non l'ha mai smentito, si è fatto riconsacrare vescovo una seconda volta. Non sappiamo bene se con una liturgia del tutto
diciamo ex novo, o con delle integrazioni che non sarebbero presenti nel ordo della consacrazione dei vescovi del Novus Ordo. Quindi Viganò è stato riconsacrato vescovo da Williamson, che a sua volta è stato consacrato vescovo da Lefebvre, e che però è stato buttato fuori e che ha consacrato un paio di vescovi nel mondo. Quindi esiste, udite bene, una linea, come dire, oltre lefebvriana, di matrice williamsian viganiana. Incredibile da dire, ma è così. Cioè Viganò appartiene a un gruppo di vescovi non ufficialmente lefebvriani, non so quanti siano, ma un gruppo, perché Williamson è andato in giro per il pianeta a consacrare dei vescovi, come aveva fatto quell'altro vescovo che aveva iniziato con Lefebvre, e quello vietnamita è andato in giro per il mondo a consacrare vescovi. Quindi c'è nel mondo una linea episcopale di successione apostolica non legata più a Roma dal punto di vista del diritto canonico, che procede adesso con Viganò. Volete voi che Viganò non consacrerà qualche vescovo? Io qualche nome ce l'ho, ma non lo faccio, per ora almeno. Poi vedete che poi ci azzecco. Vuoi vedere che ci azzecco con qualcuno di questi? Un paio sono due preti italiani. Uno è stato, vabbè non lo dico perché sennò diventa, comunque questa è la situazione di insieme, finalmente, perché devo concludere, ci siamo noi del piccolo resto, naturalmente. Don Minutella, signor Minutella, avete notato in questi anni, dopo tutti quelli che ho presentato, ditemi voi, tra i nomi che ho fatto, c'è qualcuno che abbia subito maggior onta persecutoria come sottoscritto? E perché? Come mai Don Minutella subisce quest'onta persecutoria e con lui i confratelli del sodalizio? Capito? In genere, come ha detto qualcuno, più di qualcuno in questo periodo che sono all'estero, in genere chi va via, se è una persona seria, che fa? Dice io non condivido questo cammino, interpellato, casomai dice la penso così e basta. Avete notato che sui social e non solo esiste una rete di odio nei confronti di Don Minutella dei cosiddetti fuoriusciti, che siano preti, che siano suore, che siano laici, che vivono con l'intento pieno, colmo di odio di distruggermi. E mi fanno accuse penali, e mi condannano, mi calunniano sulla rete, e il loro progetto è a tutti i costi costruire un altro piccolo resto senza Don Minutella. Qual è la caratteristica del piccolo resto di Don Minutella? Ci tengo a precisarlo, del piccolo, sono costretto a dirlo perché vogliono nascere tanti altri piccoli resti di Don Minutella. Tanto con la confusione che c'è il cinepraio c'è posto per tutti, vieni avanti cretino, è il film, vi ricordate? Allora, qual è la caratteristica del piccolo resto? E per oggi ho concluso. Il piccolo resto si caratterizza per le seguenti caratteristiche. Primo, rispetto alla prima, diciamo, caratterizzazione, quella bergoglian prevostiana, noi per primi abbiamo gridato che quella è la falsa chiesa, corpo mistico dell'anticristo, che l'ultimo papa è stato Benedetto XVI, che è stato costretto a dimettersi e che è rimasto papa regnante, detentore del munus. E poi abbiamo aggiunto che Bergoglio non è il papa e ha dato prova di non esserlo, con tutte le castronerie che incredibilmente a Roma fanno finta di non vedere, pur essendo documenti ufficiali. Questa è la prima, rispetto ai bergoglian prevostiani. Rispetto al mondo Unacum abbiamo dichiarato che sono complici dell'apostasia, perché lo insegna la Chiesa già nel Nuovo Testamento con le lettere di Giovanni, con le lettere di San Paolo, e poi c'è il capitolo 18, quello ecclesiologico di Matteo. Non si sta in comunione con gli eretici. San Tommaso d'Aquino dice peccate quicunque audit missam hereticorum, apri di cielo, vivono con l'intento, siccome si sentono rimproverati nella coscienza quando mi ascoltano, è bene che Don Minutella in qualche modo deve sparire fuori. Siccome non ci riescono, allora mi censurano l'embargo completo, per cui Don Minutella tutti lo ascoltano, ma non deve mai essere citato nominalmente, mai, perché è un pericolo, capito? Con gli Unacum noi siamo in questa posizione di totale contraddizione, perché loro vanno a messa pur non condividendo le aperture, i cambiamenti, che non sono aperture e cambiamenti, si chiama apostasia dalla fede, perché il Vangelo non si può cambiare. E poi c'è il mondo della galassia tradizionalista, sedevacantista, viganiana, williamsiana, cioè rispetto ai lefebvriani noi ci troviamo in una posizione di scandalo rispetto a loro, perché loro non vogliono il concilio ma hanno voluto Papa Francesco. Noi siamo esattamente all'opposto.
poi la storia giudicherà. Noi non abbiamo voluto Bergoglio, come non vogliamo Prevost, ma il concilio non si tocca. Si può aggiornare, nel senso di approfondire e chiarire alcuni aspetti, come Papa Benedetto, questo lo dico a tutti quelli tra di voi che mi chiamate Leone di Maria, nessuno venga a dirmi padre il concilio, no, un momento, attenzione, Benedetto XVI, prima di lasciare, ha fatto l'ultimo incontro ufficiale col clero di Roma e ha parlato del concilio, ha detto è l'eredità che ci sta davanti, anche se ha detto qualche cosa andrà approfondita e chiarita, il dialogo interreligioso, l'ecumenismo, eccetera. Ma loro non accettano il concilio, però accettano Papa Francesco, non vi pare che siano semplicemente scandalosi? Poi Viganò addirittura si fa riconsacrare vescovo perché non riconosce Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma e dice che Bergoglio è la conseguenza di questo. Con Viganò condividiamo che Bergoglio non è il Papa, ma prendiamo le distanze oceaniche, anche di più, quando dice che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI erano modernisti e che il concilio è la colpa. No, il concilio non è la colpa, ha detto Papa Benedetto tante volte, ma il Papa non era più ascoltato, che esiste un concilio reale e un concilio virtuale mediatico. È il concilio virtuale mediatico che si è imposto, non quello reale, perché se si leggono bene i documenti, il primato di Cristo è garantito rispetto per esempio ad Abu Dhabi. E ci siamo noi allora, rispetto a tutti questi. E siamo come la tribù di Beniamino. Vi ricordate che la tribù di Beniamino era l'ultimo dei figli di Giacobbe, dei 12 figli, venne dopo Giuseppe, era il più piccolo. Giuseppe, che poi fu venduto in Egitto, neanche lo conobbe di persona, se non dopo, quando crebbe. Era, potremmo dire, Beniamino, proprio il nome lo dice, nella tradizione ebraica veterotestamentaria era considerato il minimus, no? Il piccolo. Sembrerebbe che Paolo prendesse il nome Saulus Paulus dal latino, perché molti prendevano anche il secondo nome latino, perché apparteneva alla tribù di Beniamino, quindi piccolo. Quindi la tribù di Beniamino è ciò che indica la piccolezza, è ciò che indica la marginalità, perché è più piccolo, quindi essendo il più piccolo non è il primogenito Giuda, capito? Voglio dire, non è Giuseppe stesso il figlio prediletto di Giacobbe. Insomma, ecco, visitato da Dio. Beniamino non conta nulla, Beniamino non fa storia, Beniamino non deve comparire. Però è dalla tribù di Beniamino che viene per esempio l'Apostolo Paolo, e anche dalla tribù di Beniamino che vengono i re, insomma, per dirvi, il re Saulo almeno, Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato per umiliare il potere del mondo. Vuoi vedere che noi, questa realtà piccola, che è il piccolo resto cattolico, marginalizzato, censurato, sottoposta a embargo mediatico, se non addirittura disprezzato e calunniato sotto ogni punto di vista, che le prende da tutte le parti, che per andare avanti fa un'enorme fatica, che non ha tutt'oggi la successione apostolica. Vuoi vedere che Dio vuole salvare la Chiesa attraverso la tribù più piccola? Dio ce ne darà risposta, miei cari figlioli. Intanto noi andiamo avanti, questa puntata di oggi credo sia molto importante, noi andiamo avanti anche negli anni. Fra Celestino oggi compie 64 anni, padre Ioannes ha pure lui un'età veneranda ormai, i più giovani sono Don Enrico e Don Ramon, io sto in mezzo, ma insomma ecco, preghiamo la Madonna per anche i confratelli sacerdoti del Messico, della Costa Rica, e così allora in questo modo noi dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi, perché concludo così come ho iniziato, proprio quando sembra impossibile Dio ci chiede di avere una fede incrollabile. Abramo ebbe fede, sperò contro ogni speranza, e Dio glielo accreditò come giustizia, dice Paolo nella lettera ai Romani. Dobbiamo avere fede che è possibile che Dio abbia deciso di salvare la Chiesa con la tribù di Beniamino, che siamo noi del piccolo resto, non considerati da nessuno, trattati come se fossimo la barzelletta di Roma, quando in realtà è a Roma che esiste la barzelletta. Notizia che ho letta, verificherò, può darsi che ne parlerò già domani, starebbero realizzando un ristorante nella terrazza della Basilica di San Pietro, dicono che farebbe solo un allargamento di quello che già c'era, ma insomma è per dirvi che è l'ennesima riprova di quello che succede a Roma. Quindi questa notizia della consacrazione dei vescovi lefebvriani ci lascia senza sorpresa, piuttosto ci induce a pregare ancora di più, qui la dico e qui la fermo, sulla necessità che anche dalle nostre parti, se Dio vuole, arrivi la successione apostolica.
Arriverà, figlioli cari. Come arriverà? Da dove arriverà? Perché i vescovi non bergoglian prevostiani diventano sempre di meno e avanzano nell'età. E se non fanno qualcosa, i lefebvriani, i veganiani, avanzano loro poi. Paradossalmente avanzano loro, ma questi non vogliono il concilio. Capite chi è Don Minutella, la serietà di Don Minutella? Cioè, ripeto, se dalle nostre parti non arriva la successione apostolica, e quindi qualcuno di noi non viene consacrato vescovo da un vescovo cattolico, apostolico romano, non complice dell'apostasia, può finire che la fede, la fiaccola della fede cattolica di fronte alla stravagante falsa chiesa di Roma venga portata avanti dai lefebvriani e da Viganò, che però rifiutano il concilio, quindi si assisterebbe una chiesa, quella di Bergoglio Prevost, che va oltre il concilio Vaticano II con la comunione dei divorziati e risposati, i matrimoni gay e il pluralismo religioso di Abu Dhabi. Dall'altra avremo una rivendicazione della vera chiesa da parte poi dei lefebvriani e dei viganiani. State certi che Viganò sta assicurando la propria successione, che dicono siamo noi la vera chiesa, però senza il concilio e senza Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È molto grave questo, perché nell'uno e nell'altro caso è un flop. Non è chiesa cattolica quella di Bergoglio Prevost, non è chiesa cattolica quest'altra che rinuncia al concilio, pur avendo grandi meriti. Non si può rinunciare al concilio, non si può dire che Benedetto XVI e Giovanni Paolo II non fossero papi o erano papi eretici e modernisti. Restiamo noi che abbiamo la posizione, paradossalmente, ma questo è il tempo di Satana, per cui la posizione più equilibrata e più logica che Don Minutella porta avanti con i confratelli appare come la più ridicola e da censurare come se fosse una barzelletta, e cioè che Bergoglio e Prevost non sono papi e lo danno a vedere, che però Benedetto XVI, diamine, e Giovanni Paolo II erano papi e non erano modernisti, semplicemente si sono sforzati di applicare con fatica e qualche volta anche con difficoltà i pronunciamenti conciliari, che il concilio ha visto 3.000 vescovi provenienti da tutto il pianeta per la prima volta, che non può non esserci stato lo Spirito Santo nel concilio reale, che Benedetto XVI prima di lasciare ha detto il concilio, da risolvere le questioni. Per esempio Benedetto XVI diceva bisogna risolvere il dialogo interreligioso, ci dobbiamo credere perché bisogna dialogare con gli altri, è segno di amicizia in un'epoca come quella che stiamo vedendo anche qui in Brasile, c'è gente di tutte le religioni. Ma questo, diceva lui, impone di non rinunciare all'unicità salvifica di Cristo. È un discorso molto... Poi dice, quando dicono che il concilio non è partito da Gesù Cristo, forse anche in polemica con von Balthasar, non è vero, dice lui, perché il fatto di partire dalla liturgia era il segno che volevamo partire da Gesù Cristo. Insomma, fiori cari, la nostra posizione è la più coerente. Noi non fuggiamo in avanti con una visione avanguardista bergoglian prevostiana e non fuggiamo indietro con una visione retroguardista viganian, lefebvrian, tradizional sede vacantista. Ci siamo noi, incredibile, la tribù di Beniamino che tiene la fiaccola della fede cattolica in successione, e per questo non ci danno la successione apostolica. E per questo Satana venderà l'anima a se stesso pur di non riuscire a ottenerci l'imposizione delle mani da parte di qualche vescovo, perché se la otteniamo è fatta anche per noi, possiamo avere tutte le garanzie di questo mondo, invece annaspiamo perché non ce l'abbiamo, mentre però ci domandiamo se quella che hanno a Roma è tale, perché Benedetto XVI aveva detto che le consacrazioni episcopali della successione apostolica fuori dal patrimonio del depositum fidei sono successioni apocrife. Mi sembra che io abbia fatto un discorso molto serio. Vi auguro una giornata piena di pace e di gioia col Santo Rosario in mano. Andiamo avanti. Laudetur Jesus Christus.